tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Sono qui per parlarvi del più importante argomento di cui abbia mai trattato in questo canale, ovvero della cosiddetta plusdotazione, ovvero l'alto potenziale cognitivo, che in inglese viene definita giftedness e secondo appunto il termine originale si fa riferimento a un dono, a un talento, a qualcosa di innato nell'individuo che dovrebbe poi essere valorizzato e tirato fuori appunto con il crescere e con gli anni. Purtroppo in Italia questa parola non la conosce nessuno e tantomeno esistono linee guida ufficiali, ministeriali per permettere alle persone con queste caratteristiche, specialmente ai bambini, di poter essere inseriti correttamente nelle classi e valorizzati nel loro sviluppo a beneficio della società quando essi saranno in grado di dare un contributo significativo. Vediamo quali sono le due caratteristiche più importanti per scoprire se il vostro figlio è plusdotato, ovvero un bambino tra i 3 e gli 11 anni deve avere queste due caratteristiche. Numero 1. I bambini ad alto potenziale cognitivo sono iperattivi, fanno domande continue, non si fermano un attimo e sono vogliosi e affamati di sapere. Numero 2. Il bambino ad alto potenziale cognitivo si annoia nelle classi standard che ci sono in Italia, soprattutto, quindi all'inserito in una classe normale lui tenderà a dare fastidio, tenderà ad estraniarsi dal contesto e può essere spesso scambiato per un bambino con disturbi di tipo ADHD, ovvero dell'apprendimento, quindi fa fatica a concentrarsi e in passato purtroppo spesso venivano anche appunto scambiati per bambini ADHD e curati con farmaci, con psicofarmaci e situazioni molto gravi, e cosa che tuttora non è da escludere in determinati contesti. Ci sono poi delle caratteristiche più dettagliate, specifiche, che vi inserirò alla fine del video, ma sappiate comunque che è abbastanza facile per un genitore attento riconoscere un bambino ad alto potenziale cognitivo per permettergli di avere una crescita felice, un'infanzia felice e di essere soprattutto stimolato e valorizzato nel suo percorso. Quindi questo video è assolutamente fondamentale. Qualora voi siete dei genitori oppure conosciate qualcuno con queste caratteristiche, seguite i miei consigli ed eventualmente anche i prossimi video iscrivendovi al mio canale, perché vi darò tantissime informazioni sull'argomento anche per scoprire se lo siete voi stessi e soprattutto per capire come muoversi una volta che uno ha individuato la specificità del fenomeno. Ok? Apro una breve parentesi per dirvi quali sono i rischi principali di un alto potenziale cognitivo non riconosciuto. Oltre a delle difficoltà appunto della persona che possono portarla ad estraniarsi, alienarsi, soffrire di depressione, ansia, ma il problema principale nella scuola è quello del underachievement, quindi di sottoperformare, ed è abbastanza comune. Circa un 40% dei ragazzi di alto potenziale cognitivo vanno male a scuola, sono stati spesso bocciati. Io ho avuto testimonianze di ragazzi con potenziale cognitivo altissimo, nel range extremely gifted addirittura, quindi proprio al massimo, che sono stati bocciati ripetutamente al liceo. Quindi non è detto che chi va bene a scuola sia alto potenziale cognitivo, ma spesso vero il viceversa. Quindi è fondamentale in relazione appunto al carattere, alle caratteristiche personali dell'individuo, quella di mettere gli studenti nella migliore condizione possibile per esprimersi e non perdersi, non dare fastidio agli altri e soprattutto non fare del male a loro stessi. I ragazzi sono la risorsa del futuro e quindi diamogli una mano per farci aiutare quando poi ne avremo bisogno. Le 7 caratteristiche principali per identificare un bambino plusdotato, ovvero un bambino gifted. La prima è che il bambino tenderà a non accontentarsi di una risposta succinta a una determinata domanda che lui pone, ma chiede sempre perché e vuole nuove informazioni per entrare nel dettaglio. Il secondo punto è, come abbiamo visto, i sintomi di noia che lui tenderà a fornire all'esterno, alle persone del suo contesto, mentre già dall'età di 3-4 anni, secondo il terzo punto, lui ricorderà dettagliatamente un percorso, tenderà a ricordare delle tappe fondamentali di una storia e a schematizzare il processo, quindi non sarà un fenomeno così casuale o estemporaneo, ma lui tenderà appunto a razionalizzare quello che impara e gli stimoli che riceve. Lui mostra un alto grado di concentrazione, ma per le cose che gli interessano, quindi quando il contesto è per lui stimolante. E punto 6, sente una forte empatia per gli altri, quindi riesce, questo non è sempre presente, perché poi come vedremo ciò si può andare anche a
sovrapporre con altri aspetti, altre comorbidità che si vanno a inserire quando il potenziale cognitivo è alto, ma in generale lui sentirà una forte empatia per i suoi simili, quindi per chi riconosce simili a lui tenderà ad identificarsi e a, diciamo, anche a soffrire con le persone che lui sente vicine. Lui ha un vocabolario piuttosto ricco e quindi esprime molti termini e inoltre è capace di memorizzare, come abbiamo visto, i percorsi, quindi non solo a, diciamo, ritrovare la strada, ma lui è in grado proprio di ripercorrerla mentalmente. Questi sono gli elementi principali che identificano un bambino dai 3 agli 11 anni con caratteristiche di plus dotazione, quindi gifted, alto potenziale cognitivo. Nei prossimi video vedremo cosa è importante per loro, perché vi anticipo subito che sono 3 gli elementi fondamentali secondo i maggiori esperti come Monks, Renzulli e altri appunto che si sono cimentati nell'argomento. Quindi parliamo dell'interazione tra i pari, peers, la famiglia e la scuola, il contesto educativo. Quindi l'interazione di questi 3 elementi, se diciamo opportunamente coniugati, permettono al bambino di esprimere il suo pieno potenziale tramite, nel caso della scuola, il curriculum compacting, curricular enrichment e soprattutto l'acceleration, ovvero la possibilità di saltare delle classi. Ma la cosa veramente importante è avere una diagnosi per far sì che, parlando con le maestre, anche soltanto spiegandogliela a voce, si possa permettere appunto alle istituzioni e ai docenti di avere chiara la situazione e diciamo, avere un occhio di riguardo nei confronti delle particolarità, delle caratteristiche peculiari del bambino. Quindi alla prossima per nuove informazioni e per approfondire l'argomento anche con riferimento agli adulti, ad esempio a voi. Alla prossima! Delle strutture che si occupano di ragazzi alto potenziale, oltre a StepNet, iStep, il gruppo che ho fondato in piccolo, SP Cover Society, ci sono altri gruppi, altri diciamo, fenomeni spontanei che permettono alle madri, ai genitori, alle persone interessate di aggregarsi e far sentire la propria voce per far conoscere nelle scuole soprattutto questo fenomeno. Per le diagnosi i centri più specializzati sono soprattutto al nord, quindi parliamo di Pavia, Milano, ma ci sono comunque, c'è la possibilità di andare da un qualsiasi psicologo esperto per far avere una diagnosi e recarsi appunto nella scuola e difendere il proprio tesoro, il proprio dono a fronte appunto di magari una scarsa conoscenza da parte del personale docente non informato. In bocca al lupo.